La mossa strategica di Simone Inzaghi che ha fatto sbloccare la partita, i dati mostruosi di Stefan De Vrij, una curiosità che ancora nessuno vi ha detto su Lautaro Martinez, sono alcune delle cose che in Lazio-Inter 0-6 potresti non aver visto e che quindi vi commento io in questo episodio del nostro format, uno dei più apprezzati. Il giorno dopo la partita qui su Passione Inter analizziamo a freddo la gara andando a scovare qualche curiosità e qualche perla nascosta. Lazio-Inter, ragazzi, è stata una vittoria perfetta perché era una partita in cui l'Inter doveva soltanto vincere, alla luce anche della situazione di classifica. È una vittoria che lancia un messaggio chiarissimo a questo campionato, un messaggio veramente molto forte. Contro una squadra, questa Lazio, che aveva fatto 6 vittorie e un pareggio in casa. Nessun altro, se non sbaglio, in Serie A aveva fatto così bene in casa, almeno fino a prima della partita di ieri. Un avversario in un grande stato di forma, che è vero ha avuto 24 ore in meno di riposo rispetto all'Inter post coppe europee. È vero anche che la Lazio contro l'Ajax comunque aveva fatto un ampio turnover e solo 3 giocatori erano gli stessi dall'inizio in entrambe le partite, quindi anche loro hanno abbastanza riposato. Un Inter che ha portato in gol 6 marcatori differenti e, come ci racconta Opta, è un record in trasferta in Serie A per l'Inter. Di questi 6, fino al gol di Thuram nemmeno uno era arrivato, tra l'altro, con gol o assist, o comunque la partecipazione degli attaccanti, e questo la dice lunga sul potenziale di un Inter che con 47 gol in trasferta nell'anno solare 2024 stabilisce un nuovo record per la Serie A. E nonostante questo ci vengono da fare due considerazioni. Uno è che se l'Inter ha qualche giorno in più per preparare le partite, non ce n'è per nessuno e non ci sono rivali. L'altra considerazione è che quando l'Inter riuscirà a sbloccare anche gli attaccanti, ecco, sicuramente ci sono ancora ulteriori margini di crescita nonostante questa grande vittoria, nonostante questa grande prestazione. Ma ci sono altre curiosità da analizzare, lo facciamo in questo episodio, quindi ben ritrovati innanzitutto amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, che stiamo volando verso quota 80.000, quindi mi raccomando clic sul tasto iscriviti e continuate a supportarci e fateci crescere, mi raccomando. Come sempre in questo format che vi sta piacendo, io cerco di portarvi qualche curiosità, qualche cosa di più particolare. Ne ho selezionate 5 per questo episodio, ma ne avrei almeno altre 8 che vi porterò quindi nella diretta delle 19:30, così analizziamo tutto con più calma. Come sempre vado in ordine sparso di come mi capita, ma io voglio partire da due azioni che a inizio partita, nei primissimi minuti, mi hanno fatto dire dentro di me: ok, questa partita la vince l'Inter. Io dopo queste due azioni, ragazzi, ho avuto questa convinzione. Nello specifico, attorno al terzo minuto, Nicolò Barella nell'immagine di sinistra, al sesto minuto e 16 secondi, come dice il timer, Di Marco nell'immagine di destra sulla fascia sinistra. Due giocate in cui i nostri giocatori hanno stravinto il duello sia in forza fisica che in velocità in campo aperto, e io quando ho visto questa cosa ho detto ok, i nostri fulcri di gioco, i nostri giocatori importanti che hanno riposato anche all'Leverkusen in questa partita sono partiti, sono in grande forma, soprattutto dal punto di vista fisico, stanno esplodendo dal punto di vista fisico come ci si aspettava di fare in questo dicembre che sarà completamente dedicato al campionato. Quando ho visto questo ho detto ok, l'atteggiamento ci siamo, il fisico c'è, l'Inter, anche se davanti c'è una grande squadra, questa partita la vince, e così è stato. Poi sento parlare adesso tra giornalisti, tifosi, eccetera, eccetera, però 30 minuti della Lazio, ragazzi, non scherziamo, cioè i 30 minuti della Lazio mi sembrano tanto i 7 minuti finali di Pioli. Con tutto il rispetto, l'Inter ha controllato la partita da grande squadra. Ha provato a partire forte per, diciamo, saggiare un po', testare un po' anche l'avversario. È iniziata una partita più aperta dove si è capito che aggredendo e facendosi aggredire si rischiava qualcosa, quindi l'Inter saggiamente ha deciso di non andare a pressare alto, era la tattica sbagliata per questa partita, ha deciso di attendere un attimo e provare a ripartire. E qui qualche difficoltà c'è stata, una decina di minuti in cui la Lazio ha creato, ha costruito, ma quello per me, ragazzi, non è fare una grande partita, costruire, perché poi di produzione è arrivato solo un tiro di Noslin e qualche buona accelerazione, ma niente di più. Mi sembra un pochino poco per dire grande partita dominio della Lazio. Semmai la riflessione io la faccio tatticamente sull'Inter. Cosa mi porto a casa io da Leverkusen e Roma contro la Lazio? Che entrambe le squadre hanno trovato le giuste contromisure alle nostre ripartenze quando riconquistiamo la palla difendendo bassi. Ecco, siamo stati studiati, siamo stati analizzati, come è normale che sia, e adesso bisogna inventarsi qualcosina di nuovo in queste situazioni, perché partite così in cui avrei bisogno di
rifiatare, difendere basso e provare a ripartire, ce ne saranno, ne dovremo fare altre e Leverkusen e Lazio hanno trovato il modo di disinnescare questa cosa, quindi bisogna assolutamente lavorarci. Però poi, considerazione numero 2 da fare, l'Inter ha tante armi a disposizione e i cambi campo, come avevo previsto nel pre-partita e nella preview, sono stati decisivi, importantissimi, anche se a sbloccare la gara è stato una situazione da calcio d'angolo che ci dimostra come l'Inter abbia preparato benissimo questa partita anche in questi fondamentali e che ha portato dei risultati veramente significativi. Se vi ricordate, nelle nostre dirette, soprattutto in vista della partita contro l'Arsenal, vi avevo raccontato di come ci fosse uno studio che, diciamo a livello statistico, ci dice che è più probabile segnare da calcio d'angolo quando viene battuto a rientrare verso la porta. Quindi, tra poco vedremo l'immagine, comunque a rientrare verso il portiere e l'Arsenal, come vi avevo mostrato prima della partita contro l'Inter, sta costruendo tanto con questi schemi a creare confusione dentro l'area di porta, dentro l'area piccola. Invece Inzaghi contro la Lazio fa una cosa all'opposto e fa una cosa che abbiamo già visto in altre situazioni, ma non in maniera così scientifica, secondo me, come è stata preparata e studiata per questa partita e ha funzionato molto bene. Mi riferisco a questo schema dove Di Marco e Ciala vanno sul pallone, poi Di Marco si allontana e tra l'altro dà eventualmente un'opzione in più a Ciala perché si va a posizionare sul vertice dell'area di rigore. E come vedete si trova anche in una situazione di mezzo in cui o Pedro lo viene a marcare e quindi si perde un uomo, comunque anche se Pedro non è magari un grande staccatore di testa, un grande colpitore di testa, però comunque toglie un uomo dalla mischia in area di rigore e anche Isaksen si trova un po' in una situazione di mezzo, oppure, soprattutto però qui viene studiata per battere il calcio d'angolo ad uscire con Dumfries che arriva in corsa e arrivando in corsa ha uno strapotere fisico dominante. Quindi preparazione fondamentale, studiata proprio per liberare Dumfries con questo tipo di colpo che prima porta ad una grande occasione e poi porta alla situazione in cui avrebbe segnato De Vrij, ma comunque arriva il calcio di rigore per il tocco di mano di Gigot. Quindi studio della partita, preparazione nei minimi dettagli fondamentale, bravura dei giocatori e in particolare di Denzel Dumfries che sconvolgo la scaletta, parlo di Dumfries. Ragazzi, Lazio-Inter, Dumfries fa una partita stratosferica, una partita super. Probabilmente la miglior partita da quando è all'Inter. Ha annullato Nuno Tavares, su cui c'era tanta narrazione, che sta facendo molto bene chiaramente, ma tanto timore di Nuno Tavares annullato. Conquista il calcio di rigore, ma senza la mano di Gigot avrebbe sfondato la porta, quindi comunque molto bene. L'assist per Di Marco è una giocata spaziale, troppo sottovalutata, una palla perfetta, non mi aspettavo questa precisione di tocco da parte di Dumfries, lo dico sinceramente. Ha avuto un'altra grande occasione, poi segna un gol che se l'avesse fatto Cristiano Ronaldo domani ci sarebbe pronta una miniserie su Netflix in 4 puntate, ecco, invece la fa Dumfries, quindi tutto normale. 100% i duelli aerei vinti, e un giocatore che soprattutto dopo il rinnovo sembra in crescita costante, si è messo alle spalle il problema fisico che l'anno scorso lo ha limitato. Io l'avevo detto prima, lo ripeto a maggior ragione oggi, quanto cavolo è pesata l'assenza di Dumfries al Leverkusen. Sapete quanto io apprezzi Darmian, sapete che lo vedo un giocatore molto importante per l'Inter, ma ribadisco, il vero Dumfries deve essere il titolare lì a destra ed è il tassello per fare quel salto di qualità che ci aspettiamo. In Italia ha uno strapotere fisico che fa la differenza, lo fa diventare un'arma, ma anche in Europa è assolutamente fondamentale. Quindi bravo a Denzel Dumfries, che tra l'altro ha segnato 7 gol nelle ultime 2 stagioni in Serie A. Tra i difensori della Serie A solo Federico Di Marco ha fatto meglio in questo periodo. Ecco, rendiamoci un attimino conto dell'importanza dei nostri esterni. L'altro tassello che manca è Lautaro Martinez, che ragazzi, dopo la partita è inevitabile che sono arrivati diversi commenti sul fatto che Lautaro non abbia ancora segnato. Io lo capisco comunque che i tifosi, ci sia chi sottolinea questa cosa, anche se magari io personalmente, dopo una vittoria così, il mio primo pensiero non va a Lautaro Martinez che non ha segnato, ma forse sono sbagliato io. Ma comunque vi do una curiosità su Lautaro Martinez, perché Lautaro Martinez in questa gara ha giocato 42 palloni e in nessun'altra partita di campionato, sono andato a vedermi partita per partita, in nessun'altra partita è stato così coinvolto nella costruzione del gioco dell'Inter e nel gioco dell'Inter. Era arrivato a 39 palloni contro il Torino, 37 con l'Empoli e poi sempre sui 20, massimo 30. E questo unito al gol con la Fiorentina annullato, quello contro il Parma, le occasioni create, la partecipazione alla manovra, sono tutti i segnali che mi fanno dire che Lautaro Martinez sta tornando e quando torna Lautaro Martinez, ragazzi, saranno definitivamente problemi per tutti quanti.
Chi è tornato invece è Stefan De Vrij, e chiudiamo con queste cose che potreste non aver visto, anche se non avete visto un grande Stefan De Vrij non avete visto la partita probabilmente. Ancora una volta monumentale, in generale in questo periodo molto molto bene. Ha avuto bisogno di qualche momento di ambientamento dentro questa partita, ma poi ha preso il controllo e il dominio dell'area di rigore. È l'interista in questa partita con più palloni giocati, con più passaggi riusciti, 100% di duelli a terra vinti, 96% mi sembra di duelli aerei vinti, 10 salvataggi in gara, numero enorme. E poi vi condivido un altro dato che arriva da X, dall'account DataMB, che dice che Stefan De Vrij nei top 5 campionati europei tra i difensori è il primo come duelli difensivi vinti, è il migliore per passaggi in avanti riusciti, per passaggi corti riusciti e per passaggi progressivi riusciti, e nessun altro difensore in Europa ha una percentuale di duelli vinti migliore, 93,1% di duelli vinti. Ragazzi, di sicuro non sta facendo sentire l'assenza di Acerbi, e a questo punto direi che si candida prepotentemente al rinnovo di contratto. Ma intanto ce lo godiamo, così come ci godiamo questa grande Inter. Ho almeno altre 6 o 7 cose da sottoporvi, ma ne parleremo nella diretta alle 19:30, e ne stiamo parlando nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Quindi mi raccomando, fate un salto nella nostra community per interagire ed avere accesso a tutta una serie di contenuti aggiuntivi che non troverete da altre parti su www.passioneinter.club. Vi lascio ricordandovi poi che c'è un altro approfondimento per chi ci segue in podcast, lo trovate con il link in descrizione, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.